Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi per un nuovo video pieno di gossip, stile e un pizzico di dramma, ma di quello buono. Oggi parleremo di una vera e propria icona, un uomo che fa battere il cuore a milioni di persone in tutto il mondo, Burak Özçivit. Ebbene sì, avete capito bene. Oggi ci concentreremo su una notizia che ha fatto letteralmente impazzire i fan nelle ultime ore, il suo nuovo taglio di capelli. Dopo anni di fedeltà a un look che lo ha reso un simbolo di fascino e virilità, Burak ha deciso di osare, di cambiare, di sorprenderci. E ovviamente, noi siamo qui per analizzare questo cambiamento nel dettaglio, capire cosa lo ha spinto a fare questa scelta e, soprattutto, per vedere se questo nuovo look è promosso o bocciato dai fan. Prima di iniziare, però, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate la campanellina per non perdervi nessuno dei miei prossimi video, perché ho in serbo per voi tantissime novità, curiosità e scoop dal mondo dello spettacolo, della moda e del lifestyle. E ovviamente, non dimenticate di mettere un bel mi piace a questo video se l'argomento vi interessa e di condividerlo con i vostri amici. Così possiamo creare una grande community appassionata di bellezza e stile. Ok, bando alle ciance e tuffiamoci subito nel cuore del discorso. Come vi dicevo, Burak Özçivit ha optato per un cambio di look radicale. Per anni, lo abbiamo ammirato con i suoi capelli lunghi, scuri e ondulati, un hairstyle che lo ha reso inconfondibile e che ha contribuito a creare il suo personaggio di uomo forte, affascinante e un po' misterioso. Un look che lo ha accompagnato in tantissimi ruoli iconici, da Bali Bey in Il Magnifico a Kemal Soyder in Endless Love, passando per Osman Bey in Kurulus Osman. Insomma, una chioma che è diventata quasi un'estensione della sua personalità. Ma, cari miei, niente dura per sempre. E Burak, evidentemente, aveva voglia di rinnovarsi, di provare qualcosa di diverso, di rompere gli schemi. E così, ha deciso di dare un taglio netto, letteralmente. Addio capelli lunghi e onde ribelli, benvenuto a un taglio decisamente più corto, ordinato e moderno. Ma cosa ha spinto Burak a fare questa scelta? Ovviamente, non possiamo entrare nella sua testa e sapere con certezza quali sono state le sue motivazioni. Ma possiamo fare delle ipotesi, basandoci su quello che sappiamo di lui e del suo percorso professionale. Innanzitutto, potrebbe essere una semplice questione di gusto personale. Magari Burak si è semplicemente stancato del suo solito look e aveva voglia di sperimentare qualcosa di nuovo. Dopotutto, anche le star sono persone normali e hanno il diritto di cambiare idea e di reinventarsi. Immaginatevi la pressione costante di dover mantenere un'immagine precisa, di essere sempre in personaggio. Un cambio di look improvviso può essere una liberazione, un modo per riappropriarsi della propria identità e sentirsi più a proprio agio con se stessi. Magari, dopo anni di set, riflettori e parrucchieri, Burak ha semplicemente sentito il bisogno di un ritorno alle origini, di un look più semplice e pratico. In secondo luogo, potrebbe essere legato a esigenze professionali. Magari il suo nuovo ruolo in una serie TV o in un film richiede un look diverso, più adatto al personaggio che deve interpretare. Sappiamo che Burak è un attore molto versatile e che si impegna sempre al massimo per dare vita ai suoi personaggi. Quindi non mi sorprenderebbe se questo cambio di look fosse legato al suo lavoro. Pensateci, per un attore, l'aspetto fisico è uno strumento fondamentale. Un nuovo ruolo può richiedere un cambio di peso, di trucco, di abbigliamento e, naturalmente, di capelli. Magari Burak sta per interpretare un personaggio più austero, più serio, che mal si adatta alla sua chioma ribelle. In questo caso, il taglio di capelli non è solo una questione estetica, ma un vero e proprio investimento professionale, un modo per calarsi meglio nella parte e rendere più credibile la sua interpretazione. In terzo luogo, potrebbe essere una mossa strategica per rinnovare la sua immagine pubblica. Burak è un personaggio molto amato e seguito, ma è anche importante sapersi rinnovare e non rimanere ancorati al passato. Un cambio di look, in questo senso, può essere un modo per attirare l'attenzione, per far parlare di sé e per mostrare al pubblico una nuova sfaccettatura della propria personalità. Nel mondo dello spettacolo, l'immagine è tutto. Burak lo sa bene e, da vero professionista, sa come gestire la sua immagine pubblica per rimanere sempre sulla cresta dell'onda. Un cambio di look può essere un modo per generare interesse, per fare notizia, per dimostrare di essere in continua evoluzione. E, diciamocelo, funziona sempre. Chi non si è incuriosito vedendo le prime foto del suo nuovo taglio?
Qualunque sia la ragione, una cosa è certa. Il nuovo taglio di Burak ha scatenato un vero e proprio terrem. Otto sui social media. I fan si sono divisi tra chi ha apprezzato il cambiamento e chi invece si è detto dispiaciuto per l'addio ai suoi iconici capelli lunghi. Su Twitter, Instagram e Facebook si sono scatenate vere e proprie battaglie a colpi di hashtag, meme e commenti al vetriolo. Ho visto di tutto. Fan che lo paragonano a Clark Kent, altri che lo rimpiangono come Bolly Bay, altri ancora che lo definiscono irriconoscibile. Il bello dei social media è proprio questo. La possibilità di esprimere la propria opinione liberamente, di confrontarsi con gli altri e di creare un vero e proprio dibattito. C'è chi lo definisce sexy, affascinante e moderno, sostenendo che il nuovo taglio gli dona un aspetto più giovanile e dinamico. Questi fan probabilmente apprezzano la sua capacità di reinventarsi, di non rimanere ancorato al passato e di sperimentare qualcosa di nuovo. Magari sono fan che lo seguono da tempo e che ammirano la sua evoluzione professionale e personale. Vedono in questo cambio di look un segno di maturità e di consapevolezza. C'è chi invece lo accusa di aver tradito la sua immagine, di aver perso il suo fascino e di essere diventato uno dei tanti. Questi fan sono probabilmente più legati al suo look iconico, quello che lo ha reso famoso e che lo ha accompagnato in tanti ruoli indimenticabili. Vedono nei suoi capelli lunghi un simbolo della sua virilità, del suo fascino misterioso e della sua personalità forte. Per loro, il taglio di capelli è un vero e proprio tradimento, un modo per rinnegare la sua immagine originale. E poi ci sono quelli che, come me, cercano di rimanere neutrali e di analizzare la situazione con obiettività, cercando di capire i pro e i contro di questo cambiamento. Noi neutrali cerchiamo di vedere il quadro generale, di capire le motivazioni che hanno spinto Burak a fare questa scelta e di valutare il risultato finale con occhio critico. Non ci facciamo influenzare dalla nostalgia o dalla delusione, ma cerchiamo di capire se il nuovo look gli dona davvero e se può avere un impatto positivo sulla sua carriera. Personalmente, devo dire che all'inizio sono rimasta un po' spiazzata. Ero talmente abituata a vederlo con i capelli lunghi che mi ci è voluto un po' per metabolizzare il cambiamento. Ma, a una seconda occhiata, devo ammettere che il nuovo taglio non gli sta affatto male. Anzi, lo trovo elegante, raffinato e adatto al suo viso. Certo, perde un po' del suo fascino ribelle e un po' selvaggio, ma acquista in maturità e sofisticazione. Penso che il suo viso, con lineamenti così marcati, si adatti bene a un taglio più corto e definito. Mette in risalto i suoi occhi intensi e la sua mascella squadrata, rendendolo ancora più affascinante. Penso che questo nuovo look possa aprirgli nuove porte nel mondo dello spettacolo e possa permettergli di interpretare ruoli diversi, magari più maturi e complessi. Magari Burak ha intenzione di abbandonare i ruoli da bello e dannato per dedicarsi a personaggi più profondi e sfaccettati. Questo cambio di look potrebbe essere un segnale in questa direzione, un modo per comunicare al pubblico la sua volontà di evolvere e di sperimentare nuove sfide. E poi, diciamocelo, Burak è talmente bello che starebbe bene anche con la testa rasata a zero. Ma, al di là del mio parere personale, quello che conta è l'opinione dei fan. E, come vi dicevo, il pubblico si è diviso. Per questo motivo, mi piacerebbe sapere cosa ne pensate voi. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate del nuovo taglio di Burak Özçivit. Vi piace o preferivate il suo look precedente? Siete rimasti scioccati o lo trovate un cambiamento positivo? Dite la vostra, sono curiosa di sapere cosa ne pensate. Voglio sapere se siete nel team capelli lunghi forever o se invece siete pronti ad accogliere questa nuova versione di Burak. Non siate timidi, esprimete la vostra opinione. E ora, facciamo un piccolo riepilogo di quello che abbiamo detto oggi. Abbiamo parlato del nuovo taglio di capelli di Burak Özçivit, un cambiamento che ha fatto impazzire i fan e che ha scatenato un vero e proprio dibattito sui social media. Abbiamo analizzato le possibili motivazioni che lo hanno spinto a fare questa scelta e abbiamo cercato di capire se questo nuovo look è promosso o bocciato dal pubblico. Abbiamo esplorato le diverse reazioni dei fan, dai commenti entusiasti alle critiche più feroci, cercando di capire le ragioni di questo divario. Insomma, abbiamo fatto un'analisi a 360 gradi di questo evento che ha scosso il mondo del gossip. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia. Se è così, non dimenticate di mettere un bel mi piace e di condividerlo con i vostri amici. E, soprattutto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Non voglio perdermi neanche uno di voi. Grazie per aver guardato questo video e per essere sempre così numerosi e appassionati.
Non vedo l'ora di leggervi nei commenti e di scoprire cosa ne pensate del nuovo taglio di Burakoshi. Vi prometto che leggerò tutti i vostri commenti e che risponderò a quelli più interessanti. E ora, come promesso, ecco la mia call to action finale. Mettete un mi piace a questo video se vi è piaciuto. Condividetelo con i vostri amici se pensate che possa interessarli e, soprattutto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. non dimenticate di attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei miei prossimi video, perché ho in serbo per voi tantissime novità, curiosità e scoop dal mondo dello spettacolo, della moda e del lifestyle. Grazie ancora e alla prossima. Un bacione a tutti. E ricordate, la bellezza è negli occhi di chi guarda, e nei capelli di chi li porta. Alla prossima!